Dopo i giorni passati a Kunming, abbiamo deciso di prenotare un autista privato per raggiungere le famose risaie di Yuanyang, una zona abbastanza distante e isolata, difficile da esplorare con i mezzi pubblici. Queste risaie appartengono all'etnia Hani, una minoranza etnica che vive in queste regioni da oltre 1300 anni. Gli Hani hanno modellato queste montagne trasformandole in uno dei sistemi di coltivazione terrazzata più spettacolari e complessi al mondo. Il loro sistema agricolo è basato su un perfetto equilibrio tra foreste, villaggi, campi terrazzati e corsi d'acqua e per questo motivo nel 2013 le risaie sono state riconosciute come patrimonio UNESCO. Dopo essere partiti verso le 10 da Kunming ed esserci fermati lungo la strada per visitare alcuni mercati locali, nel pomeriggio siamo arrivati ad Ajke, conosciuto come il villaggio dei funghi. È un antico villaggio Hani, famoso per le sue case tradizionali con tetti in paglia a forma di fungo. Queste abitazioni sono costruite con materiali naturali come terra, legno e paglia, progettate per mantenere fresco d'estate e caldo d'inverno. Il villaggio offre anche uno splendido panorama sulle risaie circostanti ed è uno dei luoghi migliori per comprendere lo stile di vita tradizionale Hani, ancora fortemente legato all'agricoltura e ai ritmi della natura. Per il tramonto ci siamo diretti a Bada, famose per i riflessi dorati del sole. Purtroppo noi non siamo stati molto fortunati con il meteo e inoltre la piattaforma di osservazione era davvero piena di gente. Per evitare la calca nelle piattaforme turistiche abbiamo deciso di soggiornare direttamente all'interno delle risaie, nella zona di Duo Yishu, da cui avevamo una vista spettacolare. Da qui abbiamo potuto godere di ben due albe stupende, la prima con un sole arancione intensissimo che illuminava lentamente tutte le terrazze. Ma questo è anche uno dei punti panoramici più famosi perché da qui si può osservare il fenomeno del cosiddetto mare di nuvole, quando le nuvole basse scorrono tra le montagne e sembrano inghiottire le risaie creando un effetto davvero surreale. Successivamente abbiamo continuato la giornata visitando, secondo me, le risaie più belle che abbiamo visto, le risaie blu. Il nome deriva dal colore che assumono le terrazze quando riflettono il cielo, creando tonalità bluastre molto particolari. Qui abbiamo passeggiato tra le risaie e abbiamo iniziato a vedere il fenomeno del mare di nuvole, che però si sarebbe mostrato ancora meglio il giorno dopo. Ci siamo poi persi nell'omonimo villaggio, un piccolo villaggio Hani meno turistico, dove è possibile osservare la vita quotidiana locale.
Nel pomeriggio, nonostante la nebbia, siamo tornati a visitare la zona di Duoishu e i villaggi circostanti, per poi concludere la giornata alle spettacolari risaie di Lao Hutsui, conosciute anche come Bocca della Tigre. Questo punto panoramico prende il nome dalla forma delle terrazze, che ricordano proprio la bocca spalancata di una tigre. È uno dei luoghi più scenografici dell'intera area, famosi per i colori intensi che le risaie assumono al tramonto grazie ai riflessi dell'acqua. Anche qui non siamo stati particolarmente fortunati con il tramonto, ma ci siamo rifatti la mattina seguente con un'alba magnifica. In questo momento si poteva vedere perfettamente il mare di nuvole. Le nuvole scorrevano lentamente tra le montagne, coprendo e scoprendo le risaie come se fossero onde, creando uno degli spettacoli naturali più iconici di Yuanyang. Dopo questa alba siamo partiti in direzione Kunming, facendo però una tappa intermedia a Jianshui. Questa città è famosa per le ceramiche viola, una tradizione artigianale locale molto antica. Abbiamo passeggiato nella città vecchia, dove si possono ancora ammirare innumerevoli edifici originali risalenti alla dinastia Qing, perfettamente conservati. Abbiamo anche visitato il giardino della famiglia Zhu, che è un perfetto esempio di architettura tradizionale cinese, con cortili interni, padiglioni decorati, stagni ornamentali e raffinati in tagli in legno che raccontano il prestigio e la ricchezza della famiglia Zhu. Durante la nostra visita a Jianshui abbiamo anche avuto modo di vedere alcuni dei ponti storici più famosi della zona. Tra questi spicca il ponte del Doppio Drago, uno dei simboli della città. Il nome deriva dal fatto che il ponte collega due corsi d'acqua che, secondo le tradizioni locali, ricordano due draghi che si incontrano. Abbiamo anche visitato una storica ferrovia costruita dai francesi nel XX secolo che un tempo collegava questa zona con il Vietnam, ora non più utilizzata. Dopo un pranzo tipico locale, ci siamo diretti alla stazione di Kunming per prendere il treno verso Dali, terra dell'etnia Bai.